sembra letteralmente di stare dentro al film del Re Leone. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi porto con me nel mio primo safari in Africa. Passiamo 3 giorni all'interno della savana, ci visitiamo diversi parchi naturali. In questo momento stiamo viaggiando per andare all'Amboseli National Park, che è proprio vicino al Kilimangiaro. Ci aspettano diverse ore di auto, circa 4 e mezza. Venite con noi in questa settimana di vacanza qua in Kenya. Stiamo andando alla caccia di qualcosa, non ho capito che cosa. Hanno praticamente i guidatori un auricolare che sentono i messaggi delle altre jeep all'interno del parco, quindi mi sa che hanno ascoltato qualcosa di molto bello e stiamo andando a cercarlo. Davanti a noi c'è una iena, devo dire che è molto più bella rispetto a come la dipingono nei cartoni animati. Raga, vicinissima, guardate. Chi è pronto per vedere un room tour un po' spartano? Siamo appena arrivati all'interno del nostro lodge camp che ci ospiterà per questa prima notte di safari. Vi faccio vedere la nostra stanza. Come potete vedere abbiamo ognuno delle nostre casette. Qui c'è la nostra, di là c'è quella dei miei genitori. Vi faccio un po' vedere questa stanza che sì, è un po' spartana, ma c'è anche il suo perché. Entrando c'è uno specchio e questo sono io, decisamente stropicciato, ma questa vacanza penso che andrà così. Una volta entrati si ha questa struttura un po' così, una sorta di desk, ok. Poi qui invece c'è tutta la stanza con letto matrimoniale, letto singolo per stare larghi e tutto il letto fatto un po' a baldacchino con i nostri leoni che ci fanno sempre compagnia, e abbiamo questa sorta di stanza con queste tende un po' molto safari, devo dire, con assolutamente lui il grande protagonista al ventilatore, che secondo me sarà assolutamente necessario. Ebbene ragazzi, questo è il room tour della nostra umile dimora per questa prima notte di safari. Tra l'altro ogni notte ci sposteremo in una struttura diversa perché continueremo il nostro percorso all'interno di questi parchi naturali in Kenya per arrivare poi dalla savana fino al mare a Watamu, dove ci aspettano 3-4 giorni circa di mare, e ho come il presentimento che dopo questi 3 giorni intensi di safari un po' di sole, mare e relax ci farà veramente bene. Questa mattina ci siamo fatti un giro per tutto il parco nazionale, veramente stupendo. Qui le giornate iniziano molto presto e finiscono anche abbastanza presto appena cala il sole, è super buio. Direi di approfittare anche di questo momento un po' di pausa per farvi un attimo vedere il campo tendato dove ci troviamo e vi faccio fare un po' un giro, che dite? Ci sono dei bimbi bellissimi, mi hanno salutato. Sono troppo belli, raga, cioè sono super patatini. Ma quanti sono? Noi
Noi siamo appena tornati in camera dopo la nostra seduta pomeridiana al safari, ci siamo cambiati, questo è l'outfit per la cena di questa sera, super semplice, giusto così per mettersi un po' più carini, anche perché, fun fact, questa sera è la serata di Capodanno, quindi vediamo anche se fanno qualcosa di carino nel nostro resort oppure no. Insomma, adesso andiamo a cena e lo scopriamo. Ciao ragazzi, buongiorno, secondo giorno di safari e abbiamo già visto le giraffe all'alba. Devo dire che stiamo andando sempre a migliorare, è stato bellissimo, abbiamo visto l'alba dalla Jeep. In questo momento stiamo rientrando dentro al parco nazionale per attraversarlo e spostarci verso la parte sud del Kenya, quindi ci stiamo sempre di più spostando verso il mare, stiamo scendendo da nord verso sud all'interno dei parchi facendo il safari. Questa mattina ci siamo svegliati tra l'altro all'alba perché qui le giornate iniziano prestissimo, il sole tra l'altro in 5 minuti era già alto, sono le 6:30 del mattino in questo momento e c'è un sole meraviglioso, c'è già tantissima luce, qui i paesaggi sono incredibili, i colori pure, mi sta piacendo molto fare questo safari, devo dire la verità, nonostante le ore piccole, nonostante ci svegliamo alle 5 del mattino e sempre ne vale sempre la pena, quindi vediamo che cosa ci riserva la giornata di oggi. E qui c'è papà che vi saluta. No ragazzi, è pazzesco, sembra letteralmente di stare dentro al film del Re Leone. Stiamo facendo un giro all'interno del secondo parco che è più piccolo rispetto al precedente, ci sono meno metri quadri da coprire e quindi ci sono anche un sacco di animali perché sono tutti concentrati nello stesso posto, infatti ce ne sono tantissimi, non sai neanche dove girarti perché c'è sempre un animale da guardare. È pazzesco e poi è anche molto più verde rispetto all'altro, essendo che siamo scesi verso sud la vegetazione è un po' più rigogliosa, infatti se vedete è una distesa verde incredibile, ci sono anche le montagne dall'altro lato. Per ora abbiamo visto un sacco di zebre e altri animali, ma non c'è ancora il mio bellissimo leopardo, ma speriamo di beccarlo a breve. Ciao ragazzi, siamo appena arrivati nel nostro secondo hotel che ci ospita per questo soggiorno di safari ed è uno dei posti più belli che io abbia letteralmente mai visto. È sinceramente un posto pazzesco. Siamo letteralmente su un hotel sospeso, ci sono delle palafitte e siamo nel cuore della savana, ci sono gli animali che vengono letteralmente sotto il nostro hotel per abbeverarsi perché ci sono degli stagni, è incredibile. Stavamo prima mangiando con gli elefanti davanti a noi, è qualcosa di veramente folle, è super bello. Ci siamo appena fatti il check-in, ci riposiamo un attimo e poi continuiamo i nostri giri. Tra l'altro abbiamo cambiato anche zona per venire fino a questo parco naturale, ci siamo fatti circa 4 ore e mezza di auto che non erano in realtà previste e devo dire che per venire qua si vede veramente un'Africa un po' diversa, nel senso che noi qui adesso stiamo facendo il safari
safari, quindi siamo nel bel mezzo della parte un po' più turistica, ma cambiando da parco a parco si vedono veramente queste baraccopoli, questi villaggi, veramente non me li aspettavo, nel senso che la gente vive in delle condizioni un po' precarie e si vedono letteralmente questi bambini per strada che appena vedono le jeep con i turisti all'interno escono dai villaggi per salutarti. È qualcosa di un po' particolare sinceramente da vedere, anche perché non hanno veramente nulla e vivono in questi posti che sono dei piccoli villaggi molto spesso fatti con degli edifici in lamiera nel bel mezzo del nulla, non c'è niente, si muovono a piedi, è veramente particolare. Però per tornare un po' sulla parte più turistica e anche forse un po' il senso di questo video, vi do qualche consiglio se state organizzando un safari in Kenya o volete fare un safari in Kenya. Preparatevi per fare tante ore di auto, soprattutto se volete fare più giorni di safari, perché i parchi nazionali sono dislocati in giro per il paese, ci vogliono anche 4 ore e mezza di auto per poterli raggiungere e poi ovviamente tutto il safari è sulla jeep, quindi preparatevi a stare tante ore seduti. In particolare preparatevi poi anche, secondo consiglio, a fare le ore corte, perché si parte alle 5:30 del mattino per fare la prima uscita del mattino, durante il pranzo primo pomeriggio si ritorna in hotel e si riesce solitamente verso l'ora del tramonto, perché sono i 2 orari alba e tramonto gli orari perfetti per vedere gli animali, perché sono i momenti della giornata in cui gli animali escono e sono maggiormente visibili. Quindi preparatevi a fare sia le ore piccole, tante ore in auto, e portatevi una felpa, perché non l'avrei mai pensato, ma mattina e sera effettivamente fa molto freddo, soprattutto c'è molto vento quando fate il safari. Ad ogni modo adesso noi ci facciamo un po' di ore di relax e poi continuiamo con il nostro giro. Vi faccio anche vedere un po' meglio questo hotel, che è qualcosa di incredibile, vi mostro un po' in giro. Praticamente passi sotto il resort e qui c'è lo stagno dove si abbeverano gli animali, così che li potete vedere super vicini ma stando comunque al sicuro. Ah vabbè, pazzesco! E questi qui sono tutti gli animali che ci sono all'interno del parco. Bene amici, è arrivato il momento di andare a fare il safari di notte. Prima volta che lo faccio in vita mia anche questo, sono un po' preoccupato, non so come andrà, ma vi porto con me. Ok ragazzi, siamo di nuovo entrati all'interno del parco, è buio pesto, praticamente ci stiamo addentrando all'interno per vedere degli animali che solitamente si vedono di notte, ma abbiamo addirittura un ranger con noi in cabina che ci sta aiutando a orientarci all'interno del parco di notte. C'ha 2 mega lanterne giganti, fari, non so, che punta cose in mezzo alla savana, quindi che dire, innanzitutto speriamo che non ci mangino vivi, e è un'esperienza abbastanza mistica, nel senso che siamo nel bel mezzo del nulla di notte con una jeep con fari puntati ovunque per cercare di vedere animali, e che dire, è molto figo ma anche un po' spaventoso, devo essere sincero, anche perché solitamente di notte alcuni animali cacciano, quindi che dire. E in questa inquadratura molto stile horror vi saluto e vediamo se troviamo qualche animale. Vi aggiorno. Aggiornamento sulle nostre avventure notturne. In realtà non stiamo vedendo praticamente un cavolo di niente, cioè abbiamo visto per ora una lepre e una sorta di gattone di cui ovviamente non mi ricordo il nome. Ad ogni modo, in tutti questi sballottamenti vi dico che è un'esperienza comunque che consiglio semplicemente per viversi l'atmosfera della savana nel bel mezzo del nulla di notte. Insomma, è un'esperienza figa essere nel bel mezzo della savana di notte su una jeep completamente al buio e essere illuminati semplicemente da o i fari della propria jeep e la luna. Quindi effettivamente un'esperienza mistica, bella, a tratti spaventosa ma bella allo stesso tempo. Quindi ecco,
non la consiglio per vedere naturalmente gli animali di notte, perché secondo me se ne vedono molto pochi, ma più per viversi questa atmosfera un po' particolare. Ora siamo andati vicino ad una tana di leoni, in cui ovviamente i leoni non c'erano, li abbiamo visti però di giorno, e abbiamo ritrovato comunque la carcassa che stavano mangiando completamente sbranata. Tutto questo di notte è una meraviglia. Tutto sereno, tutto bene. Capito? Non poteva, se noi faceva ieri Ben ritrovati dalla nostra Jeep, terzo e ultimo giorno di safari. Oggi concludiamo quindi la nostra parte di vacanza dedicata a questa attività. Vi portiamo con noi in questo ultimo giorno di esplorazione. Ci stiamo in questo momento dirigendo al parco dello Tsavo. Visiteremo la zona est del parco. Pensate che è il più grande rispetto a tutti gli altri che abbiamo visto, l'abbiamo tenuto per l'ultima giornata. Sono circa 13.000 km quadrati di parco in cui ci sono tantissimi animali all'interno, quindi speriamo di vederne ancora tanti, ma soprattutto speriamo di vedere il mio leopardo, perché ad oggi non l'abbiamo ancora visto, è difficile da trovare, quindi speriamo, incrociamo le dita, che in questa ultima giornata riusciremo a vederlo. Vi faccio quindi vedere l'ultimo parco e vediamo che cosa ci riserva questa terza ed ultima giornata di safari. A dopo! Bene ragazzi, abbiamo appena concluso la nostra ultima escursione, è stata veramente bella, abbiamo visto un sacco di animali. In realtà in questi 3 giorni abbiamo visto davvero di tutto, quindi io sono super contento di aver tra l'altro avuto modo di poterlo vloggare e di aver condiviso un po' con voi questa prima parte della vacanza. Quindi innanzitutto vi ringrazio se siete rimasti fino a questo momento del video. È terminata la nostra prima parte di vacanza, quella dedicata appunto al safari, ma adesso ci aspetta tutta la seconda parte, che però sarà argomento di un altro video, quindi io penso che sia arrivato anche il momento di salutarci. Mi auguro che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi abbia potuto anche far vedere un po' quella che è la vera esperienza del safari in Kenya. Se lo state programmando, se lo vorreste fare nella vita e magari capitate in questo video, mi auguro di avervi fatto un po' capire quanto è bello, quanto comunque ne vale la pena e magari darvi anche qualche tips o qualche inspo per il vostro prossimo viaggio. Se volete fare delle domande, se volete degli approfondimenti, scrivetemi tutto nei commenti. Sono super contento di potervi nel caso rispondere alle domande con insomma la mia esperienza. Vi saluto, ci vediamo però nel prossimo, perché nel prossimo video continuiamo la nostra vacanza e ce ne andiamo un po' al mare, andiamo a Watamu, ci facciamo 4 giorni di totale relax, spiagge, sole e speriamo un po' di abbronzatura. Quindi io direi che è arrivato il momento di salutarci, vi mando un bacione e ci vediamo però nel prossimo video, dove il nostro viaggio in Kenya, parte 2, continuerà. Ciao ed è stato un piacere accompagnarvi in questi giorni di safari.